Ben ritrovati a tutti gli amici di Solfatara News. Oggi torniamo ancora una volta nel cuore dei Campi Flegrei, ma quello che vi mostreremo in questo video assume un significato particolare, perché dopo la forte scossa di magnitudo 4,7 che ha colpito l'area il 31 luglio, qui non stiamo semplicemente osservando delle fumarole, stiamo osservando un territorio che continua a cambiare. E quando si parla dei Campi Flegrei, ogni cambiamento deve essere seguito, documentato e soprattutto raccontato con attenzione. Come facciamo quotidianamente, anche oggi, sabato 8 agosto 2026, abbiamo portato in volo i nostri droni sulla fumarola di Pisciarelli, sulla Solfatara e nelle altre aree della caldera che possono mostrarci segnali importanti dell'evoluzione in corso. Il nostro lavoro è semplice: andare sul territorio, osservare ciò che accade, confrontare le immagini con quelle dei giorni precedenti e mostrarvelo direttamente. Non vogliamo sostituirci agli enti scientifici, vogliamo essere i vostri occhi sul territorio, perché una fotografia, un cambiamento nella quantità di vapore o nell'aspetto di una fumarola possono diventare elementi importanti da seguire nel tempo, soprattutto quando vengono osservati giorno dopo giorno. E oggi ci sono anche delle immagini che meritano particolare attenzione. Ma prima di arrivare alle fumarole, dobbiamo parlare di quello che è successo alle persone. Perché dietro ogni numero di terremoti, dietro ogni magnitudo e dietro ogni grafico, ci sono famiglie che in questo momento non sono nella propria casa. La scossa di magnitudo 4,7 del 31 luglio ha provocato danni importanti in diverse zone dei Campi Flegrei, feriti, crolli localizzati e circa 2000 sgomberi. È stata la scossa più forte registrata durante questa lunga fase di crisi bradisismica e, nelle ore successive, la Terra ha continuato a tremare. L'ING Vita ha localizzato complessivamente 443 eventi sismici durante lo sciame iniziato quella sera. E questo è il punto fondamentale. Il problema non è soltanto la singola scossa. Il problema è trovarsi davanti a un territorio che continua a essere sottoposto a deformazione del suolo e attività sismica. Il bradisismo, infatti, è un fenomeno che comporta deformazioni del terreno e che durante le fasi di sollevamento può essere accompagnato da terremoti generalmente superficiali. La fase di sollevamento iniziata nel 2005 è tuttora in corso ed è proprio questo che rende così importante quello che vediamo oggi. Perché una volta che una scossa importante ha provocato danni a un edificio, quel fabbricato deve essere verificato prima di poter essere considerato nuovamente sicuro. E mentre le verifiche procedono, migliaia di persone vivono una situazione di enorme difficoltà. Ci sono famiglie che hanno dovuto lasciare la propria abitazione. Ci sono persone ospitate da parenti o amici. Altre hanno trovato sistemazioni temporanee in strutture ricettive o nelle aree predisposte dall'emergenza. E per chi vive questa situazione, la parola temporaneo può diventare estremamente pesante quando non si sa quanto durerà. Perché non stiamo parlando soltanto di quattro mura. Parliamo di persone che hanno lasciato la propria casa, le proprie abitudini, i propri oggetti, il proprio quartiere. E contemporaneamente c'è un'altra emergenza che rischia di passare in secondo piano, quella economica. Quando un'attività commerciale viene danneggiata o deve rimanere chiusa, dietro quella serranda abbassata ci sono lavoratori e famiglie che rischiano di perdere una parte fondamentale del proprio reddito. C'è un problema abitativo, c'è un problema economico, c'è un problema di sicurezza degli edifici e c'è naturalmente il problema scientifico di comprendere come continuerà ad evolversi questa fase di bradisismo. Sul fronte delle risorse esiste uno stanziamento complessivo di 100 milioni di euro, previsto per il periodo dal 2025 al 2029, destinato agli interventi di riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato nella zona interessata dal bradisismo. Ma una cosa è stanziare delle risorse, un'altra è vedere concretamente quei fondi trasformarsi rapidamente in interventi, cantieri e abitazioni rese più sicure. Ed è proprio su questo che molti cittadini continuano a chiedere risposte.
perché la sismicità può cambiare nel giro di pochi minuti. La burocrazia, invece, spesso procede molto più lentamente. E questa differenza di velocità è uno degli aspetti che più preoccupano la popolazione. Pensateci, la Terra può produrre una nuova scossa in pochi secondi. Un edificio danneggiato può diventare improvvisamente inagibile. Una famiglia può essere costretta ad abbandonare casa nel giro di poche ore. Ma la verifica, la progettazione, il finanziamento e la realizzazione di un intervento possono richiedere molto più tempo. Ed è proprio qui che nasce una delle paure più grandi della popolazione. Cosa succederebbe se arrivasse un'altra scossa importante prima che tutti gli edifici danneggiati siano stati verificati e messi in sicurezza? Questa domanda oggi è più concreta di quanto non lo fosse prima del 31 luglio. E attenzione, questo non significa che possiamo prevedere un'altra scossa forte. Non significa che sappiamo quando arriverà. E soprattutto non significa che siamo davanti a un'eruzione imminente. Significa semplicemente che, finché il fenomeno bradisismico e la sismicità continuano, il monitoraggio deve rimanere massimo, soprattutto poi se gli enti scientifici stessi ci allertano, poiché sono previste scosse ancora più forti. E proprio per questo adesso andiamo a vedere cosa ci hanno mostrato oggi i nostri droni. La nostra prima tappa è, come sempre, la fumarola di Pisciarelli. E qui c'è già un primo elemento che salta immediatamente all'occhio. Rispetto alle immagini che abbiamo registrato ieri, oggi osserviamo una maggiore presenza di vapore e una maggiore evidenza dell'attività superficiale. Ieri avevamo osservato una situazione apparentemente più tranquilla. I vapori erano meno evidenti e la fuoriuscita sembrava meno vigorosa. Oggi invece il quadro appare diverso. E questo è esattamente il motivo per cui torniamo qui ogni giorno. Perché una singola immagine può raccontarci molto poco. Ma una sequenza di immagini raccolte quotidianamente può permetterci di capire se un fenomeno è stabile, se aumenta, se diminuisce, oppure se cambia semplicemente aspetto. Attenzione però a un concetto molto importante. Quando vediamo una fumarola apparentemente meno attiva, non significa automaticamente che il sistema sotterraneo si sia spento. Le fumarole fanno parte di un sistema idrotermale complesso, nel quale acqua, gas e calore circolano attraverso fratture e permeabilità del sottosuolo. Le variazioni nella pressione e nel flusso dei fluidi possono modificare ciò che osserviamo in superficie. E proprio per questo, una diminuzione momentanea del vapore non deve essere interpretata come una scomparsa dell'attività. Al contrario, deve essere osservata e confrontata nel tempo. Ed è qui che il nostro monitoraggio assume un valore particolare, perché oggi vediamo più vapore, vediamo una maggiore evidenza della fuoriuscita e quindi lo registriamo, lo confrontiamo con ieri e domani torneremo nuovamente qui per capire se questo cambiamento sarà rimasto stabile oppure se sarà nuovamente modificato. E poi ci spostiamo verso un'altra zona estremamente interessante della caldera, il cratere degli Astroni. Questa è un'area che spesso viene sottovalutata semplicemente perché oggi appare tranquilla. Ma Astroni è un antico centro eruttivo dei Campi Flegrei e si trova all'interno della caldera. La sua attività eruttiva è quiescente da secoli, ma questo non significa che possiamo considerarlo un vulcano morto. Ed è proprio nell'area degli Astroni che ieri sono stati registrati eventi sismici superficiali che fanno parte della sismicità dell'intera caldera. La relazione tra bradisismo, pressione dei fluidi, fratturazione e terremoti è complessa e viene studiata attraverso moltissimi parametri. Quello che possiamo dire è che la sismicità è il sollevamento del suolo continua a interessare diverse zone della caldera e proprio per questo ogni variazione merita di essere osservata. E adesso arriviamo alla solfatara ed è qui che oggi abbiamo notato uno dei cambiamenti più evidenti. Ieri, osservando la Bocca Grande, la situazione appariva decisamente più tranquilla. I vapori erano poco evidenti, la pressione superficiale sembrava ridotta. Oggi invece, guardate attentamente queste immagini. I vapori sono tornati a essere molto più visibili e possiamo osservare nuovamente una maggiore attività superficiale. È un cambiamento che preso da solo non può essere utilizzato per prevedere un terremoto o un'eruzione, ma è un cambiamento. E quando monitoriamo quotidianamente un sistema vulcanico attivo, i cambiamenti sono esattamente ciò che dobbiamo registrare. Non dobbiamo guardare soltanto quando la fumarola diventa più spettacolare. Dobbiamo guardare anche quando diminuisce. Dobbiamo confrontare. Dobbiamo osservare. Dobbiamo costruire una sequenza temporale.
perché è proprio nella successione dei cambiamenti che gli scienziati possono cercare eventuali segnali significativi. E poi ci sono le storiche pozze di fango. Anche oggi, dalle nostre immagini, le vediamo completamente asciutte. Un altro elemento che registriamo e che continueremo a confrontare con i prossimi giorni. Ed è proprio questo il senso del nostro lavoro. Non venire qui una volta, non fare una fotografia e andare via, ma tornare, ogni giorno, nello stesso territorio, con gli stessi punti di riferimento, per vedere ciò che cambia. A questo punto molti ci chiedono: dobbiamo preoccuparci perché oggi vediamo più vapore? La risposta è: non possiamo stabilirlo da questo solo elemento. Una fumarola più intensa non significa automaticamente che stia arrivando un terremoto, così come una fumarola più debole non indica necessariamente una situazione più tranquilla. Per capire cosa sta realmente accadendo, bisogna osservare insieme sismicità, deformazione del suolo, temperature, gas e parametri idrotermali. Ed è proprio per questo che continueremo il nostro monitoraggio quotidiano. Il terremoto del 31 luglio ci ha ricordato che la crisi bradisismica non è solo un dato sui grafici, ma può avere conseguenze concrete sulla popolazione. Noi continueremo quindi a volare con i nostri droni sopra Pisciarelli, Solfatara e Astroni, confrontando ogni giorno le immagini e documentando ogni cambiamento. Senza profezie e senza allarmismi. Servono dati, osservazione e informazione. Se questo monitoraggio vi è utile, condividete il video e seguite Solfatara News sui nostri canali. Per sostenere il nostro lavoro trovate tutti i riferimenti nella descrizione. Noi saremo qui anche domani, direttamente dai Campi Flegrei. Restate vigili, restate informati e soprattutto restate al sicuro.